10.000 visualizzazioni ogni singolo giorno, 13 milioni in meno di 2 anni. È in assoluto la ricetta di cucina più vista su YouTube in Italia, ma è anche una ricetta un po' strana perché ci sono tanti ingredienti, è tipo una parmigiana di melanzane ma con le carni, con le spezie e forse non è nemmeno così facile da farsi. Guarda qua quanti ingredienti, li ho presi tutti. E adesso proverò a farla insieme a voi e così scopriremo se è davvero così buona oppure no. Il primo passo è accendere il forno, lo accendo a 180 gradi, ecco qua. Adesso mi faccio un po' di posto qua, leviamo i peperoni e il prezzemolo che tanto serviranno dopo e passiamo alle melanzane. Le melanzane dovrebbero essere 2, invece ne ho prese 3 e adesso ti spiego subito il perché. La ricetta prevede di fare delle fette spesse 1 centimetro, ma quante fette? All'inizio vediamo che sono 10 fette che vengono messe in forno, però alla fine ne serviranno 12, per cui io per prudenza ne faccio 12, quindi non sono sicuro che 2 melanzane mi bastino e allora ne ho prese 3. E infatti con 2 melanzane sono venute 10 fette, per cui le altre 2 le ricavo dalla terza melanzana. Poi la parte avanzata la utilizzerò magari per farci un sugo per la pasta, vediamo. 12 fette di melanzane, non sono tutte proprio uguali, ma adesso le metto un attimo da parte perché devo preparare la marinatura. Allora, per prima cosa servono 30 ml di olio, magari vado un po' anche abbondante perché ho paura che per 12 fette non mi basti. Ecco, facciamo un po' di sale, un po' di aglio in polvere, pepe nero, paprika dolce e infine origano. E con un cucchiaino mescoliamo tutto. Allora, prendiamo la riccarda del forno e andiamo a spennellare le fette di melanzana con la marinata. Prima da un lato, spero anche basti la marinata perché non mi sembra poi così tanta. Direi decisamente che la marinata è poca perché ho fatto solo il primo lato delle fette e l'ho già finita. La rifaccio e facciamo anche il secondo lato. Il forno è arrivato in temperatura, per cui vado direttamente ad infornare. Ok, sempre seguendo la ricetta, a questo punto affetto la cipolla. Fuoco medio-basso, olio di oliva e andiamo a mettere la cipolla. Mentre si sorveglia la cipolla, qui bisogna essere un po' multitasking, non è proprio una ricetta da uomini, A questo punto nel video il prossimo passo è affettare i peperoni. Ok, no, così è facile, ma magari riesce anche a me. Proviamo? No. Ce l'ho fatta! Per questo mi merito un mi piace, non lo devo dimenticare. Bene, andiamo a mettere i peperoni in padella. Allora, trito 2 spicchi di aglio, poi 300 g di carne macinata, ginger o zenzero macinato, le dosi non ci sono per cui vado ad occhio e infine il cumino, profumo un po' strano ma buono. Ok, mentre cuoce prepariamo il prossimo ingrediente che è del prezzemolo che va tritato. Nel frattempo sono già passati 20 minuti delle melanzane, gli altri ingredienti non sono pronti per cui comunque le levo, non vorrei che si bruciassero, eccole qua. E le mettiamo da parte. Vado a mettere il prezzemolo in padella, 250 ml di pomodoro, cioè metà di questa bottiglia, 150 di acqua, che è questo bicchiere. E le istruzioni dicono di far cuocere coperto per 10 minuti. L'ultima cosa che devo fare qui è la postazione del tagliere e preparare la mozzarella. Servono 150 g di mozzarella, quindi io qui ne ho 2 da 125, diciamo una cosa così più o meno, quest'altra. E dobbiamo farla a pezzettini, credo abbastanza piccoli, non è spiegato, si vede già tagliata nel video. Ok, l'avanzo mettiamolo in frigorifero. Riprendo le melanzane dove le ho parcheggiate, qui spengo. Questo condimento mi sembra tanto, però se la ricetta dice così andrà bene. Allora, facciamo ordine qua,
Sposto le melanzane su un piatto. Allora, iniziamo. Fetta di melanzana, composto di carne, mozzarella e parmigiano. Tra fetta di melanzana, composto di carne, mozzarella e parmigiano. Melanzana, composto di carne, mozzarella, parmigiano e infine l'ultimo strato origano. Bene, ripeto così per le altre 3 torrette. Secondo me la mozzarella è poca, alla fine mi tornerà comodo l'avanzo. Recuperato la mozzarella dal frigorifero e ricominciamo. E per finire vado a mettere l'origano. E adesso di nuovo in forno per 10 minuti. Ok, sono passati 10 minuti, tempo di levare dal forno. Ecco qua. Devo dire l'aspetto non è proprio magnifico con tutto questo liquido sul fondo. Ecco qua. Vediamo un po'. L'odore non è male. No. Non è male. Le melanzane secondo me devono essere cotte un po' di più. Ora io me ne intendo. Però lo diresti che questa è la ricetta più vista su YouTube in Italia? Io penso ci sia di meglio. Non è cattiva. Allora, non lo so, però non è male. È meglio di quello che sembrava a vederlo. E questo è già qualcosa.